Vedete, c'è qualcosa in Bulbasaur e ancor più nei suoi fan che ho sempre ammirato. Da bimbo amante di Charmander, crescendo non ho mai potuto fare altro che invidiarli, Bulbasaur e i suoi fan. Sì, perché sono sempre stati superiori a tutti noi altri, che avevamo bisogno di massacrarci per decretare il migliore tra Charizard e Blastoise. La versione rossa contro la versione blu, il tipo fuoco contro il tipo acqua. E loro lì, in un angolino, zitti. Alle porte del 2026 non posso nemmeno ripetere come sarebbe stato apostrofato il ragazzino che avesse osato asserire la sua preferenza per Bulbasaur sopra i due compari di canto. E questo forse prova che i più forti erano loro. Non Bulbasaur, loro. Quante volte avete sentito l'espressione i primi 151? Signore e signori, giù il cappello. Oggi c'è il primo dei primi 151. Come non partire allora dalle parole di Junichi Masuda, colui che per anni è stato il volto e la mente di Pokémon dopo il ritiro a vita privata del padre fondatore Satoshi Tajiri. È davvero carino come personaggio. È un po' strano dirlo, ma è un Pokémon molto Pokémon. Rappresenta davvero ciò che per me è Pokémon. Ha quell'aspetto da creatura mostruosa, ma allo stesso tempo con qualcosa di vegetale sulla schiena. E penso che questa combinazione semplice racchiuda perfettamente l'essenza di ciò che Pokémon significa per me. Avete sentito? Prendiamo questa, fan di Charizard. Masuda ha detto che il vero Pokémon è Bulbasaur. Tiè! Non solo, difficile non sposare anche quanto detto da Chris Plant della testata Polygon, che ha definito Bulbasaur, Ivysaur e Venusaur lo starter più fedele alla vita. Non segue solo l'idea di evoluzione comune e fondante per tutti i Pokémon, ma anche il naturale scorrere del tempo. Certo, è meno appariscente degli altri due, ma è così vero. Bulbasaur non solo evolve, invecchia. Guardate com'è liscio e pulito alla forma base e guardate che aspetto coriaceo e invecchiato ha Venusaur, proprio come se portasse con sé il peso del tempo. La perfetta rappresentazione dei Pokémon che evolvono coi punti esperienza. Solo che in questo caso esperienza è da intendersi come università della strada. Botte, notti ubriache, Marlboro rosse, queste cose qui. Per la prima volta, inoltre, oggi tocca menzionare un personaggio che sarà onnipresente nelle prossime puntate. Se è vero che la trinità del franchise Pokémon è composta da Satoshi Tajiri, Ken Sugimori e Junichi Masuda, è tuttavia impossibile non mettere subito dopo di loro, mantenendo il parallelismo religioso, una donna, Atsuko Nishida. All'inizio pensavo che, essendo dei mostri, dovessero avere un aspetto forte, ma a un certo punto ho pensato, mi piacerebbe inserirne anche alcuni carini. All'epoca in azienda non c'erano molti designer e la maggior parte del lavoro la facevo io. Pensando però dal punto di vista di un uomo non mi era venuto in mente di creare Pokémon dal look più tenero. È per questo che chiesi ad alcune delle nostre collaboratrici come Nishida di darmi una mano. Ken Sugimori. E se ancora non la conoscevate, sappiate che questa signora qui è la mamma di Pikachu, Raichu, Dratini, Dragonair, Espeon, Umbreon, Sylveon e molti altri, tra cui i 3 starter. Ma ne parleremo meglio nella prossima puntata. Restiamo sulla Nishida però, perché oggi partiamo da qui. Amici, mai come quest'anno non vedo l'ora di incontrare chi di voi ci sarà alla Games Week di Milano. Potrete incontrarmi sia sabato che domenica allo stand Yukidex, grazie Peppe che mi ospiti, dalle 14 alle 16. Vi aspetto. Capitolo 1. Venusaur nel trading card game. Sì, perché con una produzione infinitamente più prolifica di quella del maestro Sugimori, Atsuko Nishida è una delle protagoniste delle illustrazioni dell'epoca classica del gioco di carte collezionabili Pokémon. E attraverso la libertà artistica concessa nelle carte possiamo osservare i Pokémon un po' più vicini a come erano nella mente della loro creatrice. Per vedere un Bulbasaur della Nishida con il suo caratteristico stile luminoso, però, dovremo aspettare l'epoca dei remake Rosso Fuoco e Verde Foglia, dove finalmente riceviamo sia lui che la sua evoluzione Ivysaur in 2 artwork preziosissimi. E Venusaur? Venusaur compare prima. Già in Expedition abbiamo un Venusaur di Atsuko Nishida nello stesso set del famoso Charizard di cui parleremo la prossima volta. Ma sono voluto partire dai fratelli perché l'attribuzione di Venusaur è dubbia. Sicuramente il concept è della Nishida, ma credo che il design in generale e non solo la versione finalizzata appartengano più a Sugimori che non a lei.
Ma comunque ci sono tante altre illustrazioni di cui parlare. E questa volta allora bisogna partire addirittura da ben prima del famosissimo set base, perché Bulbasaur compare assieme agli altri due starter nelle cosiddette serie vending, mai sbarcate in Occidente e distribuite in Giappone non tramite i classici pacchetti, che allora ancora non c'erano, ma tramite vending machine. Si metteva la monetina e usciva una lastra di carte. Mi fa veramente una tristezza che non avete idea pensare che per colpa di certi fenomeni che hanno stuprato l'innocenza del collezionismo di prodotti per bambini, ad oggi sarebbe impraticabile una distribuzione del genere. Immaginate cosa succederebbe con delle vending machine che contengono potenzialmente carte Pokémon di valore, se già non è raro leggere sui giornali di furti anche nelle povere edicole di paese, o di calche di persone adulte fuori dai negozi di giocattoli in fila per poter comprare e poi rivendere i nuovi prodotti Pokémon. Vergogna! Scusate, era da un po' che volevo dirlo, ho colto la palla al balzo. Andiamo avanti. Bulbasaur e famiglia poi nel leggendario set base ci sono eccome e ci danno l'occasione di introdurre un altro nome che pesa come un macigno: Mitsuhiro Arita. Certo, è inutile nascondere che la carta più famosa del maestro è un'altra, ma tra quelle che non erano degli artwork ufficiali di Sugimori riciclati, quasi tutte di Arita, ci sono anche i magnifici Bulbasaur e Venusaur. Fast forward di qualche anno e abbiamo di nuovo un suo Venusaur nelle Pop Serie 2 e poi di qualche altro anno ancora per trovare Celebi e Venusaur Tag Team e Venusaur e Snivy Tag Team. Ma fermi tutti, perché con il dovuto rispetto per Arita, che è un grande, non l'ha vinta lui la gara sui numeri 1, 2 e 3 del Pokédex, e nemmeno la Nishida. Sachi Matoba, Set Expedition, Bulbasaur spanzato che prende il sole nel prato. Capolavoro! Komiya, sempre Expedition, Bulbasaur che loda il sole. Capolavoro! Kizuki, Guardiani dei Cristalli, Bulbasaur che mangiucchia un petalo di un fiore. Ikegami, un nuovo illustratore che ha fatto l'intera linea nel set 151, dove la stella più luminosa è, a mio parere, l'Ivysaur che si specchia nello stagno mentre assorbe acqua dalle sue liane. Mi fermo qui, ma ce ne sono tante altre di molto belle e vi invito a scrivermi la vostra preferita qui nei commenti, qualora l'avessi lasciata fuori dalla selezione della puntata. Capitolo 2. Venusaur nei giochi. E oggi sarà un capitolo piuttosto breve perché, voglio dire, è uno starter, compare in tantissimi titoli della serie, ma quasi sempre come Pokémon regalato al giocatore. Certo, sarà anche l'asso di Blue, il campione della Lega Pokémon, ma solo un terzo delle volte. E anzi, considerando che il 70% delle volte è Blastoise, e voi sapete perché, pure meno di un terzo. Voglio istituire allora uno sketch che potrei ripresentare nei prossimi episodi. Oppure no. Boh, vedremo. Il momento sapevate! Sapevate che il nome giapponese di Bulbasaur è letteralmente Miracle Seme? Sì, proprio come lo strumento, ma hanno due nomi diversi anche nel sollevante, tranquilli. Fushigi-dane, composto da Fushigi, o Fushigi, insomma, non so il giapponese, mistero o miracolo, e Tane, ovvero seme. Il nome, inoltre, suona anche come un simpatico gioco di parole. Fushigi-dane, ovvero una cosa tipo strano, eh? Sapevate! Non lo so se lo voglio rifare, sincero. Vabbè. Nei primi giochi ci veniva presentato dal professor Oak come il più facile dei tre starter da allevare, non solo perché evolve al livello 32 nel suo stadio finale, al contrario di Charmeleon e Wartortle che devono attendere il livello 36, ma anche perché è decisamente avvantaggiato nel cammino per le medaglie delle palestre di canto. Brock è di tipo roccia ma ha due Pokémon doppio tipo roccia-terra, quindi esplode. Misty è acqua, quindi se avete seguito i primi 30 secondi di lezione sui Pokémon sapete che erba batte acqua. E con un corso un pochino più avanzato potreste addirittura aver imparato che pure la terza palestra del luogotenente Surge di tipo elettro è svantaggiata perché le piante non sono buoni conduttori di elettricità. Mettiamolo un attimo a confronto con Charmander, che contro Brock, pam! Contro Misty, pam! E contro Surge, se malauguratamente avete già Charizard, pam! Poi però dà fuoco alla palestra di Erika. Vamos a ganar, Zardone!
In Pokémon X e Y non sarà abbastanza fortunato da riceverne 2, ma una mega evoluzione Venusaur ce l'avrà e sarà stata verosimilmente protagonista in tutte le avventure dei giocatori che hanno scelto Bulbasaur come secondo starter regalato dal professor Platan alla loro prima visita a Luminopoli. Già equipaggiati di Mega Pietra, durante l'epoca della sesta generazione, ecco che tornano nuovamente popolarissimi i 3 Pokémon compagni originali. Scusate, ma è il leitmotiv dell'esistenza di qualunque fan di Bulbasaur, quindi io devo tributare questa cosa che avete vissuto per tutta la vita anche qui, o non sarebbe realistico. Indovinate chi ha avuto 2 mega evoluzioni? Capitolo 3. Venusaur nell'anime. Inutile non partire dal Bulbasaur di Ash, che ha accompagnato l'ex protagonista della serie per innumerevoli episodi, fino al giorno in cui verrà inviato come ambasciatore al professor Oak. L'aveva catturato anche con una bella storia, se posso, al villaggio nascosto, dove trovavano rifugio i Pokémon abbandonati dai loro allenatori. Ma tanto io lo so che oggi volete sentire un'altra storia. Va bene, però poi nella puntata su Blastoise dobbiamo inventarci un'altra cosa, eh? Nell'episodio Il fantasma della scogliera, Ash, Misty e Brock sbarcano al promontorio della fanciulla, dove si sta tenendo l'annuale festival di fine estate che attira molti turisti. Appena scesi dal traghetto, sia Brock che James del Team Rocket rimangono rapiti alla vista di una misteriosa ragazza comparsa per pochi secondi su un molo. Che sia lei la fanciulla che dà il nome al promontorio? Poco dopo, durante i festeggiamenti per le strade del paese, scopriamo da un anziano saggio tutta la sua storia e capiamo che qualcosa non quadra. Si tratta della più classica delle storie di Yurei, nel folklore giapponese spiriti di donne morte in attesa del loro amore. 1000 anni fa, una ragazza innamorata di un giovane aitante e coraggioso rimase ad aspettarlo giorno e notte su quel promontorio quando questi dovette andare in guerra. Aspettava di scorgere le navi di ritorno dall'orizzonte, ma queste non apparivano mai. Secondo la leggenda, consumata dallo scorrere del tempo e lambita dagli schizzi d'onda come gli scogli sotto di lei, anche la ragazza mutò in pietra e prese la forma della statua che ancora oggi sta lì, sul promontorio, ad aspettare il ritorno dell'amato. Non importa se è fatta di pietra, io sono innamorato di lei. Vediamo se indovinate chi può aver pronunciato questa frase. Sarà stato forse Ash Ketchum, che è più probabile apprezzi il fondoschiena di un Hitmonlee piuttosto che quello di una femmina? Sarà stata la giovane Misty, scoperta a Galmatofila? O forse quei 2 polli di Brock e James? Con buona pace di Ash e Misty, che rimangono perplessi dalla cosa, Brock rimane tutta la notte ad osservare in estasi la statua della fanciulla. Il Team Rocket invece sta dormendo fuori dal tempio del promontorio, appeso a degli alberi come stoccafissi, in attesa di svegliarsi durante la notte per rubare il quadro della fanciulla. Ma ecco che le porte si aprono e ne esce proprio il fantasma della ragazza che chiama a sé James, rapendolo. La mattina seguente scopriamo che anche Brock è sparito. Cercati dalla inusuale combriccola composta da Ash e Misty e Jessie e Meow, ricompaiono in un pessimo stato di coscienza sparati fuori dalle porte del tempio e fa la sua comparsa un'anziana indovina. Ogni anno, durante il festival di fine estate, tutti gli uomini di passaggio cadono vittima dell'incantesimo della fanciulla. Brutta storia. E come possiamo fare, signora Indovina, per evitare che ci rapiscano di nuovo i 2 babbei? Paga! I nostri protagonisti riempiono così la casa di Ofuda, talismani tipici della tradizione giapponese che sono di fatto foglietti di carta con scritto sopra il nome di una divinità e che vengono goffamente chiamati adesivi antifantasma nella traduzione occidentale della serie, nella speranza che questi possano tenere lontano lo spirito. Giunge di nuovo la notte e i talismani non funzionano. Brock e James vengono nuovamente trascinati verso il fantasma della fanciulla, ma questa volta tutti gli altri si fanno trovare pronti e decidono di affrontarlo. Ash estrae così il suo Pokédex, rivelando dunque la vera natura dello spettro. Gastly. E raga, parla. Sì, è disturbante, ma parla anche molto bene, cioè è veramente un tipo ragionevole. Poi questa ve la devo raccontare io, faccia a faccia, perché è esilarante. Una di quelle scene che mi fanno pensare che la prima serie dell'anime Pokémon non ha eguali. Per combattere Gastly viene mandato in campo prima Pikachu, trappola per topi. Poi Meow, ed ecco che appare una pallina per gatti. Turno di Ekans, compare una mangusta, e questa stessa mangusta indossa una maschera antigas per menare Koffing lanciato da Jessie subito dopo? Boh, stupendo.
Tocca agli starter, ma Charmander viene scacciato da un estintore evocato dallo spettro e quando Ash manda in campo Squirtle e Bulbasaur, ecco il nostro protagonista leggendario. Gastly risponde evocando Blastoise e Venusaur e utilizzando letteralmente le sue parole, così, per divertimento, li combinerò in un unico super Pokémon, che chiamerò Venustoise. Sì, se non avevate mai visto l'episodio, prego, questa è la storia dietro il celeberrimo Venustoise. Niente di più che un'evocazione comica di un Gastly un po' burlone. Ah, volete sapere come finisce? Misty caccia croce, aglio e picchetto. Gastly risponde testualmente: ma che sono un vampiro? Ma poco dopo fa giorno e scompare dicendo: vabbè, ci vediamo l'anno prossimo per il festival, odio il giorno. Ok? Ma Gastly in fondo è uno spirito molto più romantico di così. I nostri protagonisti mettono in acqua delle barchette con delle candele, utilizzate nel folklore per indicare la via agli spiriti vaganti che hanno perso la strada di casa. Loro non assistono a questa scena, ma noi sì. Il vero fantasma della fanciulla del promontorio appare e ringrazia Gastly. Sì, perché alla fine l'unico vero scopo del Pokémon Spettro è tenere vive le leggende, affinché non vengano dimenticate. Ogni anno, tutti gli anni. Se potete, recuperatevelo l'episodio numero 20 della prima stagione. Credetemi, il mio riassunto non rende assolutamente giustizia a questa storia magnifica, con momenti toccanti e altri squisitamente comici. E allora, anche per oggi direi che può bastare così e vi do appuntamento alla puntata del prossimo mese, con protagonista lui, il Pokémon preferito del vostro Pokémon preferito, e di vostro cugino, e di Federic95ita. Charizard. Ma io dico no, ma secondo voi è possibile che mi si blocchi la registrazione proprio quando dovevo soltanto fare questa cosa qui? A presto. Boh.